Ciao ragazzi, bentornati. Secondo video di giornata, piccole novità di mercato anche, no? Parliamone perché comunque voi mi chiedete ma che senso ha colpo parlare di futuro? E quando pensate che possa essere pianificato il futuro della prossima stagione, se non ora? Col mondiale di mezzo, con la preparazione imminente successiva al mondiale, è normale che inizino già a girare delle voci, delle tracce di mercato che dobbiamo cogliere, dobbiamo commentare, con ovviamente estremo riguardo anche al presente, perché dobbiamo comunque affrontare altri 180 minuti di fuoco, per cui questo assolutamente una cosa non toglie l'altra, possono coesistere. E infatti stanno coesistendo, almeno sul mio canale, e vi dico la verità, non voglio tediarvi più di tanto sul presente, ma voglio darvi anche una prospettiva, un ragionamento su quello che potrà avvenire alla Juventus, anche in maniera critica come ho fatto stamattina. Quindi mi raccomando, sbizzarritevi nei commenti come sempre. Io vi invito a mettere like al video e a commentare. Ragazzi, pare ormai tutto già fatto. Il Real Madrid pagherà la clausola per prendere Denhausen. Ragazzi, Bournemouth che insomma otterrà tanti bei soldi, però la Juventus ha una clausola del 10% sulla rivendita, 10% che non va calcolato sull'intero ammontare dell'operazione, ma bensì sulla plusvalenza che ci fa il Bournemouth. Quindi Bournemouth quanto fa di plusvalenza? Ecco, tot circa sui 40 milioni, e alla Juventus riceverà più o meno 4 milioni di euro. Che è praticamente, ragazzi, la differenza. Noi abbiamo ceduto Dan. No, a quanto? Non mi ricordo ormai a quanto l'abbiamo ceduto. Abbiamo ceduto Dan, sì. Ok, perfetto. E noi abbiamo speso di più per prendere Kelly. E quei 4 milioni servono esattamente. Piango, cioè rido per non piangere, però mi verrebbe da piangere. Quei 4 milioni, ragazzi, sono la differenza. La differenza che dobbiamo aggiungere perché l'incredibile, ragazzi, che cosa abbiamo combinato. Capisco che la tempistica era differente, capisco che con Cabal e Bremer Kelly non avrebbe mai messo piede alla Continassa, per carità, però guardate com'è veramente stronzo e beffardo, no? Il futuro della Juventus. Cioè noi perdiamo un wonder kid, come lo chiamano quelli bravi, un ragazzo di belle speranze, e lo cediamo al Bournemouth, fa un anno buono, buonissimo, poi va al Real Madrid sto qua, perché Alaba probabilmente non verrà confermato né nulla, eccetera. Quindi disastro. Questa è una di quelle macchie che rimane, di quelle macchie, di quelle scelte postume, che purtroppo, ragazzi, piaccia o non piaccia, rimane nella storia di questo management. Punto e basta. Io comunque vi ricordo che anni fa, quando andai a vedere i giocatori che entravano al J-Medical per fare tutte le visite mediche per l'inizio della preparazione, fece una foto solamente con uno, che era Denhausen. Con pochissimi feci quella foto là, cioè mi staccai completamente dal resto del gruppo, andai da Dan e chiesi la foto con lui perché ci tenevo particolarmente. Poi gli auguro veramente ogni cosa a lui positiva dal punto di vista della carriera, insomma tanta roba per lui, gran balzello di carriera. Gli auguro che possa trovare spazio all'interno del Real Madrid, perché è veramente un giocatore straordinario. Adesso, dopo che ho messo il sale nelle ferite, parliamo invece di prospettive un po' più rosee, un po' più positive. Allora, mi pare che si stia delineando lo scenario del rientro in Portogallo per Chico Conceição, che in parte non ha convinto, che l'impegno economico per poterlo acquistare diventerebbe importante, e a quel punto la Juventus deve fare dei calcoli e magari ragionare su altri profili che possono essere idonei là davanti. Uno dei tanti che viene osservato al posto di Chico Conceição è proprio Adeyemi. Adeyemi, ragazzi, che ha dei numeri straordinari quest'anno perché ha fatto una buona stagione col Dortmund, interessa secondo il Tuttosport tantissimo alla Juventus. E Adeyemi che particolarità ha?
È un giocatore che secondo me là davanti è poliedrico, può fare un sacco di cose, però guadagna poco. E questo è il dettaglio che secondo me porta la Juventus a ingolosirsi attorno ad Adeyemi. Poi secondo me avrà tanto mercato, ci sarà un'asta, magari se entrano altri contendenti sarà complicato eventualmente da strappare. Però è normale che la Juventus abbia puntato il nome di Adeyemi in eventuale sostituzione Cico con Seisao, qualora poi magari si cambiasse modulo, il nuovo allenatore che arriverà cercherà magari degli esterni. Ecco, a quel punto Adeyemi non male, 35 presenze, oltre 2000 minuti, 12 gol e 9 assist. E direi che è un bottino ragguardevole, importante, per cui a me il giocatore non convince più di tanto sul piano tecnico, ma ammetto che ha dei picchi sulla velocità, sulla rapidità, anche su una certa freddezza e una buona rifinitura interessanti. Non mi convince, sapete che cosa? La poca costanza che ha ogni tanto nell'arco anche della stessa partita, tende a sparire ogni tanto dalla gara, un po' come Cico, ecco. Però rispetto a Cico la velocità ce l'ha, secondo me è un po' più di cazzimma, un po' più di mordente da quel punto di vista, e ne ha Cico, però non lo so. Secondo me anche più progressione dal punto di vista della velocità, nella rapidità, perché Cico è velocissimo nei primi 5 metri, ma poi dopo i primi 10 viene subito ripreso. Adeyemi invece ha una progressione che è devastante. Mi piace, sì, sicuramente giocatore molto interessante, ripeto, il suo basso ingaggio attuale, perché visto che prende meno di 3 milioni, lo rende estremamente appetibile a quello che è il piano Juve, anche per la qualità a basso costo, ecco, per intenderci. Andando avanti invece poi dobbiamo ragionare su altri aspetti legati comunque al mercato, perché sono tanti i nomi, c'è Osimhen, si parla di Adeyemi, si parla degli eventuali attaccanti, eccetera, per cui noi dobbiamo essere pronti a cogliere tutti questi nomi, a commentarli. Si è parlato di Cremaschi, per cui ripeto, la Juventus non è che è inattiva sul mercato, la Juventus è attiva e ha più nomi, insomma, da valutare, eccetera. Un altro aggiornamento invece dalla Continassa è che a quanto pare, secondo sempre Tutto Sport, Douglas Luiz si sta allenando veramente bene queste settimane, dedizione massima, sta curando ogni dettaglio, probabilmente vuole strappare un bel po' di minuti, ecco, da Igor Tudor. Secondo me già con l'Udinese lo vedremo, perché poi, vista l'emergenza difensiva, è molto probabile che Locatelli venga spostato in posizione arretrata in difesa, e di conseguenza lui potrebbe entrare già dal primo minuto, far parte della formazione titolare della Juventus, quindi non mi stupirebbe tutto ciò. Vediamo cosa succede, ragazzi. Non c'è tantissimo altro da aggiungere. Aspettiamo le notizie poi dalla Continassa con i vari recuperati e recuperabili, perché qualcuno magari non è recuperato ma è recuperabile per la partita. Io vi mando un forte abbraccio, vi ringrazio per l'attenzione. Ditemi che ne pensate di Adeyemi, ditemi che ne pensate di questo Douglas Luiz, come può essere utile in questi ultimi 180 minuti, e anche al mondiale probabilmente lo vedremo in grande spolvero, me lo auguro, perché io, ripeto, tra lui e Kopp salvo Douglas, perché Kopp ha giocato, Douglas ha giocato poco, ma in quel poco io ho visto fare delle cose che tanti giocatori, anzi nessuno alla Juventus ha quelle qualità tecniche, di visione, vedere le cose che gli altri non vedono, per cui io apprezzo quel tipo di qualità, lo vorrei vedere con più continuità. Però se chiedete al sottoscritto chi butti dalla torre, Kopp o Douglas, tengo Douglas e butto Kopp 100%. Fatemi sapere che ne pensate di tutto. Un abbraccio, ragazzi.